Ciao a tutti, ci troviamo a Corinaldo, il paese dei matti. Non è ovviamente un termine usato in modo offensivo, ma si riferisce, almeno così storicamente, sempre usato all'ingegnosità e alla furbizia degli abitanti. Uno dei borghi più belli d'Italia e se non sbaglio nel 2007 è stato nominato borgo più bello d'Italia in assoluto. Andiamo a vedere. Questa è Porta San Giovanni. Corinaldo è anche famosa per essere la città natale di Santa Maria Goretti, quindi una delle cose da fare se venite a Corinaldo è andare sui passi della Santa praticamente, visitando la casa natale e cose così. Ciao! Qui in Piazza del Castello troviamo uno a fianco all'altro la chiesa dell'Addolorata che sto inquadrando ora e la chiesa del Suffragio. Questo è il santuario di Santa Maria Goretti. Questo è l'ingresso del comune. All'interno del comune troverete questa particolarità, un cannone, una riproduzione di un cannone di legno a cui è legata una bella storia. Praticamente si racconta che gli abitanti di Corinaldo avevano una rivalità con gli abitanti della vicina Montenovo e una volta, per vederla comunque distrutta per sempre, ebbero la brillante idea di costruire un cannone di legno. Così presero un albero di fico, lo scavarono e lo montarono sul torrione per sparare nei confronti degli abitanti di Montenovo. E praticamente tutti gli abitanti si radunarono sulle mura e 7 coraggiosi reggevano il cannone. Una volta sparato ci fu un boato così grande che tolto il fumo trovarono a terra morti i 7 coraggiosi. E il comandante esclamò vicino agli abitanti: è stato un boato così forte che qui ne ha ammazzati 7, figuriamoci dall'altra parte che cosa è successo. E praticamente il comandante decise di mandare un soldato a verificare che cosa fosse successo a Montenovo e mandò questo incaricato. Praticamente è arrivato lì e c'erano le mura, quindi non poteva entrare all'interno del paese e rimaneva fuori dalla mura e sentiva contare. In realtà gli abitanti dentro stavano giocando a morra, quindi sentiva 4, 5, 8. Alla fine, tornato al paese, disse il comandante tutto entusiasta: comandante, la stanno contando ancora i morti. Allora, la fama da matti mi sa che è guadagnata, eh.
Allora, questa è la piaggia, probabilmente è la scalinata più fotografata e famosa delle Marche. E quello che vedete lì è il pozzo della Polenta, che ha una bella storia a riguardo. Praticamente si chiama così perché un contadino, cioè almeno questa è la storia che viene narrata, stava trasportando un sacco di farina di canturco sulle spalle e salendo le scale. Arrivato all'altezza del pozzo, stanco, praticamente si mise ad appoggiare il sacco sul bordo che gli cadde giù e lui scese porello a prenderle, a recuperare la farina sotto. Però le pettegole del paese, non vedendo più risalire su, iniziarono a dire che si stava mangiando la polenta nel pozzo e col tempo le voci si ingigantirono pure, magari qualcuno ci aggiungeva pure che l'aveva visto calare delle salsicce. Allora, questa che vedete è la casa di Scuretto e c'è una bella leggenda al proposito. Solo la facciata della casa. Questa è la casa di Scuretto, al secolo Gaetano, calzolaio, uomo semplice ed eccellente bevitore. Il figlio, emigrato in America, gli mandava regolarmente dei soldi per costruire una casa a Corinaldo, dove tornare un giorno ad abitarvi. Scuretto i soldi se li beveva regolarmente nelle osterie del borgo, finché il figlio, insospettato, Un ottimo bevitore. insospettitosi, chiese una foto della casa. Scuretto allora fece costruire solo la facciata con tanto di numero civico e si fece fotografare di fronte come affacciata ad una delle finestre. La casa, o meglio la facciata, oggi è ancora qui incompiuta, anche perché i soldi non arrivarono più. Beh, il figlio mica scendeva dalla montagna così. Però mo il figlio ci poteva avere una bella casetta qua, invece non si ritrova niente. Vabbè, Scuretto, Gaetano, insomma, era comunque bevitore ma ingegnoso. Molto furbo. Allora, quindi tra le cose da fare a Corinaldo c'è quella di andare alla ricerca del pozzo della Polenta, fatto, della scala della piaggia, fatto, vedere la casa di Scuretto, fatto, il municipio con la storia del cannone, fatto, rimane solo di fare un giro sulle mura, il perimetro. Andiamo. Abbiamo fatto il giro delle mura, sono molto carine e volevamo salirci sopra ma non è possibile, tutti i cancelletti sono chiusi, probabilmente per una questione di sicurezza. Comunque Corinaldo ne vale davvero la pena, un bel borgo da visitare, ve lo raccomando. Alla prossima!